Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Waterworld, gioco sviluppato da Not Safe for Workspace e già completo. Il gioco è il continuo di Space Out, un titolo a tema spaziale dello stesso autore, ma questo può comunque essere giocato senza aver completato il prequel, anche se non tutti gli avvenimenti risulteranno subito chiari. Durante la storia, per ragioni collegate al primo capitolo, ci ritroveremo su un elicottero, e non riuscendolo a controllare avremo un incidente e finiremo in mare. Fortunatamente saremo soccorsi da uno yacht, abitato da delle studentesse e tutte le varie insegnanti, che non potranno fare altro che tenerci a bordo fino alla prossima meta. Per quanto riguarda il gameplay, Waterworld è una visual novel, con uno stile di gioco sandbox. Subito dopo il prologo, che servirà a collegare la storia principale con il gioco precedente e a mostrarci molti personaggi che ci sono all'interno del gioco, saremo liberi di muoverci all'interno dello yacht, dove potremo visitare ogni luogo disponibile. Durante il gioco bisognerà tenere sotto controllo i nostri bisogni primari, che scenderanno anche abbastanza velocemente con il trascorrere del tempo. Ho trovato questa meccanica un tantino noiosa, e vi mentirei se non vi dicessi che già dopo 5 minuti ho deciso di utilizzare il cheat che si trova nella nostra cabina, per bloccare l'abbassarsi dei bisogni e concentrarmi unicamente sull'interazione con i personaggi. Per il resto, durante tutto il gioco, non dovremo fare altro che completare le varie missioni che il gioco ci offre, e per fare ciò l'azione che saremo portati a fare sarà visualizzare l'intera mappa di gioco e scorrere il tempo finché non comparirà la stellina, che ci dirà il punto della mappa dove dovremo andare per continuare la trama. Parlando adesso della storia, ho trovato l'idea che sta dietro questa abbastanza carina, e anche se non è certamente originale, si presta sicuramente bene a giochi di questo tipo, dandoci una buona scusa per restare da soli con molti personaggi femminili. Quasi all'inizio della trama scopriremo che la superficie terrestre è ricoperta dall'acqua e ormai gli abitanti della Terra vivono su imbarcazioni. E man mano che la storia proseguirà, cercheremo di capire i motivi per cui siamo finiti in questo luogo, ricongiungendosi allo stile sci-fi del capitolo precedente, ma senza sicuramente trascurare la conoscenza di tutti i personaggi. E proprio parlando di questi, oltre che essere molti, lo trovate tutti sufficientemente caratterizzati. Sfortunatamente quasi nessuno di loro sarà particolarmente approfondito, ma comunque questo è un piccolo prezzo da pagare se si vogliono inserire molti personaggi come in questo caso. Parlando adesso del render, vi dirò che ho trovato questo nella media, ma andando avanti nel gioco per certi versi migliora, raggiungendo dei buoni livelli e migliorando alcuni dettagli dei modelli e nei personaggi. E dicendo qualcosa proprio su di loro, questi sono per la maggior parte ben fatti, anche se si nota qualche modello non proprio originalissimo, ma che comunque si può perdonare in un gioco con tanti personaggi con cui è possibile interagire. Un altro punto a favore sono le animazioni, che nella grande maggioranza dei casi sono di buon livello, e come per il render anche queste migliorano con l'andare avanti della trama, aggiungendo fluidità e maggiore naturalezza nei movimenti. Adesso è il momento dei pro e dei contro, e tra i pro inizio sicuramente dicendo che il gioco è completo. Infatti è finita la fase di sviluppo e può essere giocato dall'inizio alla fine. Continuo con l'idea, che ho trovato ben sfruttata. Il numero dei personaggi, che sono più di 15. Il render, di buon livello. E le animazioni, che oltre che essere molte, sono anch'esse di buona qualità. Tra i fattori negativi inserisco musica e suoni, che sono del tutto assenti. Le esigenze del personaggio, che non fanno altro che rallentare e rendere frustrante il gameplay. E il gameplay in generale, che comunque si basa sul cliccare all'infinito il tasto avanti nel tempo, finché non si raggiunge l'interazione desiderata. Adesso è il momento del voto, e dal momento che il gioco è concluso, ho deciso di premiarlo con un 8. Ho trovato Waterworld un buon gioco, con moltissimo contenuto che vi intratterrà per numerose ore. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore, in caso vogliate dargli un'occhiata. E come al solito, se avete qualche domanda da farmi, o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!